Ciao ragazzuoli, bentornati, io sono Rico e sì, non vi sto prendendo in giro, questa è veramente una pistola da 16,90 €. Ve la faccio vedere perché sono rimasto stupito che, pur nonostante costi così poco, è effettivamente una pistola realizzata molto bene, con addirittura il carrello in metallo. Andiamo a vedere all'interno della confezione, che ovviamente è la tipica confezione di cartone con il fondo in polistirolo, che così a prima vista sembra un po' una di quelle pistole che si vincono alla fiera quando tirate giù le lattine, ma non è così. Qui abbiamo il manualetto di istruzioni, abbiamo anche i pallini che sono marchiati Cybergun, come poi anche la pistola. Diciamo che questi qua li potete usare sia perché comunque avete un marchio che vi dice di chi sono i pallini, e soprattutto anche perché è una pistola low cost, quindi non è che fate troppi danni. E qui poi abbiamo la pistola. Io sono rimasto veramente stupito perché una volta vista sul sito ho detto vabbè, è la solita pistoletta, ma poi dopo i ragazzi di Bearsoft Air ne hanno ordinate 2 o 3 e ho detto cavolo, effettivamente è fatta da Dio. Adesso ve la faccio vedere meglio. Allora, la prima cosa di cui ci sono rimasto veramente tanto è il peso. Quando l'ho presa in mano ho detto mamma mia, cioè ha un peso che veramente non sembra un giocattolino. Pesa praticamente mezzo chilo, quindi per farvi capire, il carrello poi è in metallo, sentite? Favoloso, rifinito bene con una bella verniciatura opaca. Cosa che di solito quando capita nelle cose giocattolo hanno tutte le rifiniture tutte lucide che dopo si sgretolano, una cosa orrenda. Poi altra cosa favolosa, sentite? Non fa nessun gioco, tutti i pezzi sono ben assemblati, addirittura ragazzi abbiamo i marchi Colt sulle guancette sia a destra che a sinistra, poi abbiamo il logo Colt qua, ci sono i numerini di serie incisi, insomma i dettagli non sono pochi. È in tutto per tutto una replica fedele della 1911 perché abbiamo anche altre pistole di fattura ben più alta e che costano anche qualcosa come 160 € e comunque non è che è più piccola, non gli hanno fatto dei pezzi e tutto, no, è in tutto e per tutto un'ottima replica, ripeto, per quello che costa. Poi come vedete abbiamo anche le cose funzionanti, vedete la sicura funziona, non è un pezzo messo lì a caso. L'unica cosa che non funziona è questo pezzettino qua, che è quello che praticamente vi farebbe tenere bloccato indietro il carrello, che è quello che poi si va a agganciare qua. E poi non funziona neanche questo qui, che sarebbe quello per andare a smontare la pistola. Non ho mai ben capito perché io non ho mai avuto una 1911. E poi il cane, come vedete, funziona. Ovviamente non fa caricare il colpo, però già la cosa che questo qui va avanti e indietro, cosa che in molte pistole da 10-15 € questa roba qua rimane immobile. Poi abbiamo il tastino per l'espulsione del caricatore che come vedete ce lo fa espellere in maniera molto fluida. I pallini come vedete si caricano, c'è la molla laterale, ce ne stanno circa 15 colpi, come vedete si può bloccare, poi una volta fatto la premete, la sbloccate, non mi ricordo più come si fa, ok, di qua vedete c'è questo tastino, lo premete e ovviamente la molla si metterà in posizione per far salire i pallini. Poi c'è questo tastino qua, come vedete, che è una molla che è praticamente quella che fa scattare il caricatore, vedete? Infatti in molte repliche così giocattolose di plastica da pochi euro, quando voi premete il tastino non scende mai, lo dovete tirare giù voi perché rimane incastrato, quindi anche questa ottima cosa. Il grilletto poi, altra cosa, ha un'ottima corsa, si sente, è bello fluido, è tutto studiato bene. E poi anche questo qua, vedete, tutto color metallizzato. Poi come si può leggere da questo cartellino qui c'è scritto Energy 0,6 joule massimi, praticamente è poco più di mezzo joule come potenza. Sì, non è potentissima, infatti usarla in game non è proprio il massimo, però siccome molti di voi mi chiedono pistole che non costino troppo così per usarle in casa o in giardino contro le lattine o proprio per farsi le partitelle tra amici, che ovviamente dovete farvele nelle vostre proprietà per evitare problemi, questa secondo me è la soluzione perfetta. Adesso non mi voglio dilungare troppo in chiacchiere, vi porto fuori in giardino e vi faccio vedere un po' come spara. Inseriamo il caricatore, il bersaglio è quello là in fondo e sono circa una decina di metri.
Ovviamente, come vedete, il pallino quando arriva verso la fine tende un po' a cadere verso il basso, ovviamente perché non è dotata di hop-up. Poi volevo confermare quello che è stato scritto sulla targhettina, che dice 0.6 joule, tramite il cronografo, e ve lo faccio vedere subito. Guardate, qua è esattamente a 0.6 joule, 0.6 ancora, qua va a 0.63 e 0.61, e questo non è altro che un punto a favore in quanto a quello che è scritto qua sopra. Beh, come avete visto non è niente male, la potenza è quello che è, ovviamente, la precisione anche lei, diciamo, è un po' una via di mezzo, però niente, come vi ho già detto, secondo me vale tutti i soldi spesi. Qui sotto in descrizione trovate il link per poter andare ad acquistare. Io sono Rico, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!